Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Nel video di oggi andremo a vedere come abbiamo montato le pareti sul camper e poi successivamente andremo a vedere come abbiamo coibentato il tutto. Se volete vedere come abbiamo ricostruito le pareti, qui sopra trovate il link. Alla fine vi diremo cosa avremmo potuto migliorare in queste fasi e come avremmo potuto lavorare più comodamente e ottenere di conseguenza un risultato migliore. Se questi contenuti vi piacciono, lasciateci un like e iscrivetevi al canale. Se avete qualche consiglio da darci, scrivetelo sotto nei commenti. Quindi iniziamo il lavoro smontando innanzitutto il listello che era sottostante alla parete e che serviva per non far rovinare la vetroresina. L'abbiamo fatto vedere nell'episodio precedente. Dopodiché abbiamo applicato degli strati di Sikaflex nella parte dove andava appoggiata la parete con il pavimento e anche sulla veletta anteriore, in modo tale da avere una buona sigillatura. Abbiamo chiesto aiuto a due miei amici. Purtroppo uno dei due non è potuto venire e quindi eravamo rimasti in due. Abbiamo alzato quindi la parete e abbiamo provato a appoggiarla sul camper. Purtroppo qui non sono mancati gli intoppi perché la parete mi scivola in quel momento e va a sbattere con la vetroresina sul pavimento. Però mi sono reso conto che in quel momento non si è fatta nulla. Se fosse stata invece di alluminio si sarebbe sicuramente piegata. Siccome in due ci risultava abbastanza difficile, ci siamo fatti aiutare da Giustina. Quindi sono salita sul pavimento del camper e ho cominciato a reggerla al centro della parete per tenerla più o meno in livello, in modo tale che loro la bilanciassero dai lati e io la tenessi in mezzo, per facilitare proprio l'appoggio della parete sul camper. Abbiamo a quel punto fissato la parete utilizzando i prefori fatti in precedenza per il listello e delle viti lunghe, che fissavano così la parete al pavimento in maniera più stabile. Abbiamo usato lo stesso procedimento per fissarla anche alle velette. A questo punto abbiamo fissato la prima parete al pavimento nella parte posteriore, utilizzando uno squadro che avevamo precedentemente preparato per poterla allineare con precisione. Infine abbiamo rinforzato la struttura con un listello che ha unito saldamente i due pezzi. Successivamente abbiamo ripetuto con precisione lo stesso procedimento per fissare anche l'altra parete della cellula, assicurandoci che entrambe le strutture fossero stabili e ben allineate. Abbiamo proseguito rinforzando il tutto con un listello superiore che ha contribuito a conferire maggiore stabilità all'insieme della cellula costruita fino a questo punto, verificando sempre l'allineamento con lo squadro già utilizzato per la sezione posteriore. Dopo aver completato queste giunture abbiamo svitato le viti utilizzate in precedenza per mantenere in posizione le singole pareti, rinforzandole con delle rondelle per ottenere una connessione più solida con il pavimento. Mentre per ancorare saldamente le pareti alle velette della cabina di guida abbiamo utilizzato dei dadi che garantiscono un fissaggio sicuro e resistente. Ancora increduli, riuscivamo già a vedere qualcosa di simile a un camper e quindi eravamo sempre più emozionati in quel momento, perché ci rendevamo conto che i nostri sforzi e il nostro impegno ci stavano cominciando a ripagare. Ragazzi, praticamente abbiamo solo questi listelli e quei listelli lì che tengono una parete all'altra. Vi posso dire che già è abbastanza stabile e praticamente non vibra molto. Ovviamente non c'è nulla ancora. Immaginate quando ci saranno le pareti interne, la parete chiusa qui dietro. Il prossimo passo è stato quello di passare alla coibentazione, che abbiamo effettuato utilizzando i pannelli di polistirolo con grafite. Perché abbiamo deciso di utilizzare questo coibentante? Precedentemente abbiamo pensato di utilizzare Armaflex per questo scopo, però ci siamo resi conto che non desse la stessa stabilità e fermezza alle pareti che avrebbe potuto dargli un pannello di polistirolo, che è più compatto e non così flessibile e morbido quanto può essere Armaflex, che è una specie di spugna. Quindi di conseguenza con questo materiale non potevamo raggiungere la stessa resistenza. Successivamente, grazie al mio lavoro, abbiamo scoperto un materiale ancora superiore sia al polistirolo sia all'XPS. Più in là vi diremo di che tipo di materiale parliamo.
occhio più attento, a questo punto del video si potrà notare un piccolo errore che abbiamo commesso e che stavamo cercando di aggiustare in quel momento. Come ultimo step della coibentazione abbiamo applicato il pannello di pioppo da 4 mm nella parte interna, applicando abbastanza silicone, spillandolo su ogni listello. Non ci rimaneva che utilizzare la nostra alleata fresa per rifilare il tutto. Ora passiamo agli errori che abbiamo commesso nella ricostruzione. Possiamo dire che dopo aver applicato le pareti e aver fatto anche la coibentazione e quindi escludendo la parte in Armafex e mettendo i pannelli in polistirolo, abbiamo capito che effettivamente questo tipo di procedimento potevamo farlo prima, quindi applicando il pioppo, i listelli, la coibentazione e l'altro pannello di pioppo, alla fine mettendo la vetroresina Per poi montare quindi la parete sul camper. Perché abbiamo fatto questa scelta? Inizialmente perché appunto pensavamo di usare un altro materiale di coibentazione, ma successivamente perché comunque la parete, come vi potete rendere conto dalle immagini precedenti, era molto pesante. Abbiamo evitato quindi sia per il peso, sia perché pensavamo di dover passare qualche cavo nella parete, quindi negli listelli, in modo da avere l'impianto elettrico già pronto. Quindi volevamo prepararci il tetto e successivamente passare tutto l'impianto elettrico e poi andare a chiudere con il pioppo tutte le pareti. Però ci siamo resi conto con il tempo che l'impianto elettrico si può passare anche esternamente. E poi abbiamo fatto anche un altro piccolo errore che presto sveleremo nei prossimi video. Direi grande errore, un grande errore dei principianti, un errore che è abbastanza importante da risolvere. E anche in questo video c'è stato un altro piccolo indizio, quindi se siete stati attenti anche oggi potevate intuire qualcosa in più. Vi aspettiamo nei commenti per sapere la vostra. Ci vediamo al prossimo video in cui vi faremo vedere un'idea innovativa che abbiamo avuto per la costruzione del tetto, Perché noi proviamo anche a innovare e a creare qualcosa di diverso, facendo anche tantissimi errori. quindi vi aspettiamo venerdì prossimo. Grazie di tutto. Ciao!